Se sono proprio necessarie? Lasci perdere, abbiamo dovuto trattare una settimana con il direttore del carcere per ottenere che le togliessero la maschera di sicurezza. Fanculo. Siamo qui per parlare di quanto è accaduto la notte del 10 luglio. La notte del 10 luglio 2010, lo so. Sembra che al mondo non interessi altro. Tutti vogliono sapere cosa è successo la notte del 10 luglio 2010. Qua c'è un tizio che ha fatto a pezzi e ha mangiato la sua intera famiglia, ma no, parliamo di cosa è successo la notte del 10 luglio 2010. Beh, ammetterà che quello che avete fatto voi è peggio. Ok, ma non è questo il punto. Il punto è che queste cose succedono. Succedono, così semplicemente. Oh sì? Metti un gruppo di springsteeniani senza security in una festa con musica dal vivo, aggiungi l'open bar e vedrai quante cose succedono. Ok, per prima cosa sfatiamo un mito. I nostri invitati non erano dei criminali, è gente comune. O almeno lo erano fino a quella notte. Alcuni di loro. Comunque sia, si è trattato solo di una miscela di sfortunate circostanze, una serie di fattori inediti che è precipitata fino alle estreme conseguenze. Sono persone normali che si sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non sono degli animali. Delle bestie, te lo dico io, delle bestie, degli avanzi di galera, dei cialtroni, hanno devastato la festa fin da quando ci hanno messo piede. Però bisognava trovare un capo espiatorio e allora hanno dato la colpa a noi. Possibile sia stata solo colpa delle circostanze? Beh, in effetti i suoi parenti ci hanno messo del loro, soprattutto i genitori. I testimoni li hanno del tutto scagionati. Certo che li hanno scagionati, avranno avuto paura delle ritorsioni. Tu non sai di cosa sono capaci, io li ho visti in azione. Hai presente Mickey e Mallory, assassini nati? Ecco, quel tipo di coppia lì. Cazzo, io li ho visto fare cose, non me le toglierò mai più dalla mente. Vogliamo parlare di quei 3 demoni dei suoi nipoti? Con quelle faccette d'angelo, i modi tanto educati, quel sorriso da bravi ragazzi. Loro erano più pericolosi di tutti, perché all'inizio ti veniva da fidarti, sembravano del tutto innocui. Dicevano la stessa cosa di Ted Bundy, e loro sono peggio. Avanti, uno di loro aveva solo 5 anni. Chi? La piccola Damien. La sogno ancora di notte. A proposito, chi ha avuto l'idea dei riti satanici? Nessuno, non ci sono stati riti satanici. Però capisco che si potesse avere questa impressione. Oh, per quella storia della caccia alla Vergine. La gente non sa più stare allo scherzo. Soprattutto quando la leghi ad un altare. Per l'ultima volta, non era un altare, era un palco per la pole dance e nessuno l'ha legata a niente. La tipa ha voluto fare la splendida ed è rimasta attorcigliata attorno al palo. E comunque è andata molto meglio a lei che al fakir ungherese. Il fakir ungherese è stata una mia idea e la difendo. Però ammetto che mischiare alcol e oggetti affilati non sia una gran pensata in linea di massima. Tutti i testimoni sembrano concordare su di una cosa. A far precipitare definitivamente la situazione è stato l'arrivo del clown. Il clown è stato un errore. Quel maledetto psicopatico con la trombetta. Al suo confronto Pennywise sembrava Ronald McDonald. E chiariamo una cosa, non me ne frega un cazzo di cosa è stato detto al processo. L'assalto con torce e forconi all'osservatorio è stata un'idea sua. Sembrava una cosa divertente quando l'ha proposta. Sai, aveva questo naso finto che si illuminava. Era ipnotico, ci avrebbe convinto a fare qualunque cosa. E poi l'idea all'inizio era solo di torturare un paio di scienziati. Sai, c'era questa mistress tra gli invitati. E poi ci siamo fatti un po' prendere la mano. Un po' la mano. Vediamo, avete sequestrato il direttore, l'avete denudato, lasciato da solo in mezzo a un bosco e poi avete organizzato una battuta di caccia all'uomo. Vero. Però gli abbiamo dato 10 minuti di vantaggio. Oh, su questa storia si è esagerato. Tizio non ha mai rischiato veramente la vita. Erano tutti così sbronzi che non si sarebbero trovati il culo neanche se fosse stato a sonagli. Figuriamoci se potevano trovare un tipo che correva di notte nel bosco e centrarlo con un fucile. E tutto questo vi è sembrato divertente? Beh sì. Certo, a parte il punto in cui mia moglie ha sfigurato il clown con una fucilata. Che posso dire? Eravamo al buio, in mezzo a un bosco. Il suo naso si è illuminato nel momento sbagliato. A dire il vero è stato divertente anche quello. Il tizio ha cominciato a urlare correndo in tondo con quelle grosse scarpe e poi voleva un fazzoletto per tamponare la ferita, no? Allora ne ha tirato fuori uno, ma era uno di quelli che non finiscono mai. Cazzo, è stato da morire da ridere. Gli ho fatto un favore. Adesso se lo può fare impiantare anche direttamente nel cranio quel cazzo di naso con la lampadina. Più o meno a quel punto sono iniziati gli scontri con i cavalieri di Malta.
Cos'è successo esattamente? Che ne so, di colpo sono saltati fuori questi tizi con i mantelli, urlando che dovevano difendere la cristianità o qualcosa del genere. Credo avessero anche delle spade. Onestamente per un bel pezzo ho pensato di avere un'allucinazione. Questa storia dei giochi di ruolo, non lo so, per un po' va bene, ma poi la gente si fa prendere la mano, non distingue più la realtà dalla fantasia, pensano di essere loro personaggi e alla fine succedono queste disgrazie. Per me la gente può divertirsi come gli pare, però a un certo punto... Un attimo, i Cavalieri di Malta non fanno parte di un gioco di ruolo, sono un vero ordine cavalleresco. Un che? Un ordine cavalleresco, uno dei più antichi. Sì, però così li incoraggi. Cosa mi dice a proposito degli atti di cannibalismo? Erano finite le tartine. Oh, per favore, non c'è stato alcun atto di cannibalismo, c'è stato solo un idiota che ha pensato bene di collassare nudo sul tavolo della porchetta. La gente a quel punto era troppo ubriaca per notare la differenza. Gli abbiamo affettato qualche chilo di ciccia, che sarà mai? Poteva andargli peggio. E come? Poteva collassare sul tavolo delle salsicce. Gira voce che tra gli invitati ci fosse anche Marilyn Manson. Lei conferma la sua presenza? Oddio, no, per l'ultima volta no! Charles Manson! C'è un episodio accaduto quella notte di cui nessuno ha mai parlato. Una fonte di cui non posso rivelare il nome ci ha descritto una storia davvero troppo incredibile per essere vera. Alcune informazioni giunte recentemente in nostro possesso però ci fanno pensare che vi sia del fondamento in queste voci. Mi scusi, ci può dire cosa è successo con l'alligatore? Ok, figli di puttana, l'intervista è finita. Cazzo di telecamera, dai! 2 ergastoli a testa, la pena più alta mai inflitta per un crimine che non coinvolgesse un omicidio. Milioni di euro di danni, una comunità che non si riprenderà mai dallo shock, un'onta imperitura gettata sulle vostre famiglie. Ma ne valeva davvero la pena per una sola notte di folli festeggiamenti?